L'8 maggio del 1884 a Lamar, nel Missouri, nacque Harry Truman, 33esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1945 al 1953 da una famiglia di agricoltori. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale partì come militare volontario in Francia. Dopo essere tornato in patria, tentò una fallimentare carriera in ambito imprenditoriale. Grazie ad alcune amicizie nell'esercito entrò a far parte dell'amministrazione politica e giuridica locale, sino ad essere eletto senatore nelle file del Partito Democratico. I dirigenti del partito decisero così di affiancarlo come vicepresidente a Roosevelt. Alla morte di quest'ultimo il 12 aprile del 1945, Truman divenne presidente degli Stati Uniti d'America. Alla sua elezione la Seconda Guerra Mondiale volgeva al termine, poiché la Germania era quasi ormai vinta e anche nel Pacifico ormai erano piuttosto chiari i vincitori e vinti. Hirohito, l'imperatore giapponese, infatti, stava già avviando trattative di resa con la Russia di Stalin. Nonostante Truman ne fosse informato, autorizzò l'uso della bomba atomica. Il 6 agosto del 1945 alle 8:15, il B-29 Enola Gay sganciò una bomba all'uranio Little Boy su Hiroshima. Ed il 9 agosto alle 11:02 la bomba al plutonio Fat Man su Nagasaki. I morti all'esplosione furono rispettivamente 140.000 e 74.000 persone, quindi circa il 70% della popolazione delle due città. Ma le vittime negli anni successivi raddoppiarono per gli effetti a lungo termine delle radiazioni, divenendo rispettivamente 220.000 e 150.000. Ma questa strage di civili non fermò Truman, che nel 1946 diede impulso allo sviluppo delle armi nucleari, approvando esperimenti atomici sull'atollo di Bikini nel Pacifico. Dopo aver intrapreso la cosiddetta guerra fredda con l'Unione Sovietica, aver approvato il piano Marshall, ossia l'invio di ingenti risorse per la ricostruzione dell'Europa, e aver avvallato la nascita della NATO, allo scadere del suo mandato nel 1953 non si ricandidò e al suo posto fu eletto presidente Dwight Eisenhower. Ritiratosi a vita privata, però, non si dimenticò di sostenere il nucleare. Infatti avviò una massiccia campagna mediatica detta Atomo per la pace. Cioè, secondo Truman, il nucleare è garanzia di pace e strumento per salvare vite. Cioè, oltre 300.000 vittime, tra cui bambini, e come racconta il testimone oculare padre gesuita Pedro Arrupe, persone che bruciavano vive e si contorcevano dal dolore. Uno strumento per la pace, per salvare vite? Cinica follia.